Ciao raga, sono di me Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio parlare della rivalità che c'era tra Salvatore Riina, che era il capo dei capi di Cosa Nostra, e Raffaele Cutolo, che era il super boss della Camorra. La loro rivalità è nata nella metà degli anni 70 e in quel periodo entrambi erano impegnati a costruire il loro regno. Raffaele Cutolo non ha mai negato di avercela con la mafia e con i corleonesi in particolare, mentre Salvatore Riina non ne ha mai parlato. Non ne ha mai parlato perché Salvatore Riina, in 24 anni di carcere, ha sempre tenuto la bocca chiusa. Come vi ho detto, fu durante gli anni 70 che Salvatore Riina e Raffaele Cutolo crearono il loro regno. Gli anni 70 furono anni decisivi per Salvatore Riina. Fu in quel decennio che Totò Riina organizzò la sua macchina da guerra e una delle mosse che attuò il capo dei capi di Cosa Nostra fu quella di stringere alleanze con le organizzazioni criminali che operavano al di fuori della Sicilia. In particolare strinse buoni rapporti con l''ndrangheta calabrese. Con i calabresi Totò Riina aveva avuto sempre un buon rapporto, in particolare legò molto con Micco Tripoto, che era il boss di San Batello. San Batello è un quartiere di Reggio Calabria. Micco Tripoto era uno dei capibastone più riverito e rispettato dell'intera regione. I due, oltre ad essere amici, erano anche soci in affari. Per farvi capire il legame che c'era tra Micco Tripoto e Salvatore Riina, dovete sapere che Totò Riina lo scelse come compare d'anello per il suo matrimonio. Verso la fine degli anni 60, Raffaele Cutolo era in carcere. Stava affrontando il processo per l'omicidio di Mario Viscito. È in quel periodo che conobbe Paolo De Stefano, che era uno dei boss più potenti dell''ndrangheta calabrese. I tempi del processo per l'omicidio di Mario Viscito si allungarono e per questo motivo Raffaele Cutolo venne scarcerato per la decorrenza dei termini della custodia cautelare. Una volta fuori dal carcere, Raffaele Cutolo si incontrò di nuovo con Paolo De Stefano, perché nel frattempo anche lui era stato scarcerato. Con l'aiuto di De Stefano, Raffaele Cutolo mise in piedi un traffico di sigarette tra la Calabria e la Campania. Furono proprio i De Stefano a suggerire a Raffaele Cutolo di fondare in Campania un'organizzazione criminale simile all''ndrangheta calabrese e alla mafia siciliana. Nel 1970 la Corte Suprema confermò a Raffaele Cutolo la condanna a 24 anni di carcere per l'omicidio di Mario Viscito. A quel punto Raffaele Cutolo si diede alla latitanza e rimase latitante fino al 25 marzo del 1971, giorno in cui venne arrestato. Sembrava che per Raffaele Cutolo tutto fosse finito, e invece è proprio dal carcere che fondò la NCO. E cioè, Cutolo, io le vorrei chiedere qualcosa su cui lei è stato sempre coerente. Cosa c'ha lei da dire sulla distanza abissale che lei ha sempre professato, non so se si può dire professato o sbaglio, in tema di rapporti tra voi della nuova camorra organizzata e la mafia siciliana? Sì, noi della NCO c'è stato veramente sempre un abisso tra noi e la mafia siciliana. Ci sa dire... Sì, sempre comunque. Sempre, se lei l'ho sempre dichiarato, gli riconosco questa coerenza, ma sa dire alla Corte, personalmente lo so, ma sa dire alla Corte per quali motivi c'era questa distanza abissale fra voi e la mafia? Perché noi eravamo campani, la mafia era siciliana, comunque la mafia doveva stare in Sicilia e noi in Campania, comunque finché sono stato io, poi dopo non so più niente. Verso la metà degli anni 70, in Calabria, ci furono dei contrasti tra la famiglia De Stefano e quelle dei Tripoto, contrasti che portarono alla prima guerra di 'ndrangheta. I De Stefano, oltre ad essere alleati con Raffaele Cutolo, potevano contare sull'appoggio di Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù ed era il principale rivale di Salvatore Riina in Cosa Nostra. Domenico Tripoto invece poteva contare proprio sull'alleanza con Salvatore Riina. Durante la faida Domenico Tripoto venne arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale. In quel periodo il carcere di Poggioreale era diventato il regno di Raffaele Cutolo e per questo motivo Paolo De Stefano chiese il favore a Raffaele Cutolo di eliminare il suo rivale. Il professore accettò
e Domenico Tripodi venne eliminato il 26 agosto del 1976. Raffaele Cutolo fece uccidere Domenico Tripodi senza preoccuparsi del fatto che forse avrebbe avuto un nemico in più, un nemico che si chiamava Salvatore Riina. In fondo Raffaele Cutolo lo ha sempre detto di aver creato la NCO anche per cacciare via dalla Campania la mafia e Salvatore Riina in particolare. La NCO in Campania ha sempre combattuto contro la mafia comunque. Ecco il discorso che viene anche su un altro fatto, Gregio Avvocato. Contro la mafia, contro diciamo Rino e la mafia comunque, in Campania comunque, perché stavamo in Campania e allora stavo io comunque. Ecco perché io dissi quella frase a PM che non è stata scritta comunque. Nel senso io volevo dire, portare un paragone, se Rino e la mafia erano protette dal senatore, il presidente Andreotti, io lo dovevo sapere per forza, perché sapevo chi stava dietro le spalle che proteggeva questi qui che ci combattevamo comunque. Tra gli anni 70 e gli anni 80 Cosa Nostra influiva molto nelle decisioni della Camorra. Era la mafia siciliana che gestiva il contrabbando di sigarette in Campania. Inoltre Cosa Nostra aveva stretto alleanze con molti clan della Camorra. In particolare i Corleonesi avevano un forte rapporto di amicizia con i Nuvoletta di Marano. I Nuvoletta di Marano erano una vera e propria famiglia mafiosa. Nel 1978 Raffaele Cutolo evase dal manicomio di Aversa. Ecco, vuole dirci perché e quando nasce il contrasto con Raffaele Cutolo? Guardi, io mi ricordo che c'era un uomo, un certo Mimmo Bruno, questo me lo racconta a me il Savoca precisamente, che Pino Savoca, aveva un appuntamento al Vasto, questo Mimmo Bruno con un mafioso, diciamo, che aveva a Forcelli una bottega vendeva radioline, insomma, non mi ricordo, è un personaggio importante, uno di questi fratelli si è pentito, però in questo momento non mi ricordo. Ci dovevano far vedere a questo Mimmo Bruno dove era alloggiato Raffaele Cutolo, perché in quel momento Raffaele Cutolo era latitante che aveva scappato di Aversa. Lo volevano eliminare perché fino a quel momento il Lorenzo Nuvoletta tratteneva, diciamo, a Luciano Ligio, a Rina ed altri, dicendo no, Raffaele è un amico mio, non ci sono problemi, se si comporta male io basta che lo chiamo e si elimina, non pensando che Raffaele Cutolo invece ha fatto delle cose che nessuno si immaginava. Secondo il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, Salvatore Riina voleva la testa di Raffaele Cutolo, ma i Nuvoletta di Marano si opposero a quella decisione e spiegarono a capo dei capi di Cosa Nostra che Raffaele Cutolo in fondo era un bravo ragazzo e che poteva servire ai loro interessi. Forse i Nuvoletta di Marano volevano far combinare Raffaele Cutolo in Cosa Nostra. Ma le cose non andarono secondo i piani dei Nuvoletta. Raffaele Cutolo aveva intenzione di cacciare Cosa Nostra dalla Campania. Figuriamoci se voleva farsi combinare in Cosa Nostra. Proprio sul fatto di essere combinati in Cosa Nostra, su internet circolò una notizia che dice che Raffaele Cutolo doveva essere combinato in Cosa Nostra. E mentre si stava effettuando il rito di affiliazione, Cutolo si rifiutò di essere combinato. A quel punto, secondo le regole di Cosa Nostra, Cutolo doveva essere eliminato. E per questo motivo Salvatore Riina prese la pistola e la puntò in fronte a Raffaele Cutolo. Secondo l'articolo, Raffaele Cutolo rimase freddo e impassibile e disse a Salvatore Riina: o mi spari o ti piscio sulle scarpe. A quel punto Salvatore Riina rimise a posto la pistola e Raffaele Cutolo gli pisciò sulle scarpe. Secondo me però questa notizia è falsa. Ho fatto molte ricerche e ho ascoltato molti processi e non ho mai sentito o letto che un mafioso ha estratto la pistola per sparare e poi non l'ha fatto. Figuriamoci se l'uomo d'onore in questione è Salvatore Riina. Raffaele Cutolo ha sempre parlato male di Salvatore Riina e lo ha sempre indicato come uno dei suoi nemici, ma non ha mai parlato di questo episodio.
Il collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo ha detto che non è vero niente e anzi Raffaele Cutolo e Salvatore Riina si sarebbero incontrati una sola volta e in quell'incontro Salvatore Riina non sapeva nemmeno chi fosse Raffaele Cutolo. Sinceramente non credo nemmeno a questa versione dei fatti. Infatti, come vi ho detto, Raffaele Cutolo fece uccidere Micco Tripoto, che era stato il compare di Anello al matrimonio di Salvatore Riina. Quindi Totò Riina doveva sapere molto bene chi aveva fatto uccidere il suo compare nel carcere di Poggioreale. Inoltre, dalla seconda metà degli anni 70 in poi, Raffaele Cutolo comandava nel carcere di Poggioreale e questo fatto non poteva essere sfuggito all'attenzione del capo dei capi di Cosa Nostra, soprattutto perché nel carcere di Poggioreale in quel periodo c'erano molti uomini d'onore. Agli inizi degli anni 80 ci fu un nuovo episodio che fece inclinare ulteriormente i rapporti tra i Corleonesi e Raffaele Cutolo. Secondo un collaboratore di giustizia, Raffaele Cutolo fece uccidere nel carcere di Fossombrone un detenuto che era legato a Luciano Riggio, senza chiedere il consenso a Luciano Riggio. A sua volta Luciano Riggio fece uccidere 2 detenuti nel carcere milanese dove era rinchiuso. I 2 detenuti erano legati a Raffaele Cutolo. A quel punto Raffaele Cutolo mise una taglia sulla testa di Luciano Riggio e Luciano Riggio ordinò a Leoluca Bagarella di eliminare Raffaele Cutolo. Per far capire bene il mio rapporto, qual era il mio rapporto di amicizia con Luca, che in pratica lui mi aveva anche proposto che eventualmente doveva arrivare lì un personaggio, Raffaele Cutolo, che poi per sua fortuna non è arrivato, si doveva eliminare. Si doveva eliminarlo? Sì. E dovevamo eliminarlo io e lui in pratica, materialmente. Lei con Bagarella? Sì. Questo in che periodo? A Pianosa, dico. Pianosa, nell'82. Nell'82. Lei già era trequartista, quindi in questo... No. Ah, lei ha detto nell'85, quindi in questo periodo che grado aveva? Di Vangelo. Come? Di Vangelo. Vangelo. Quindi lei acquisisce il grado di trequartista nel periodo di detenzione, giusto? Sì. E l'omicidio che lei ha commesso... Gaetano Costa dice che Raffaele Cutolo è stato fortunato a non capitare dalle loro parti, ma secondo me difficilmente Bagarella e Costa avrebbero potuto eliminare Raffaele Cutolo in un carcere. In carcere Raffaele Cutolo poteva contare su un vero e proprio esercito di uomini che erano disposti a dare la vita per lui. E questo lo sapeva molto bene anche lo Stato italiano. Infatti nel 1982 il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, decise di trasferire Raffaele Cutolo nel supercarcere dell'Asinara. Nel 1982 Raffaele Cutolo era l'unico detenuto presente nel carcere dell'Asinara. Senza la guida del suo capo, la NCO fu spazzata via dalla nuova famiglia. Il regno di Salvatore Riina, invece, terminò il 15 gennaio del 1993, giorno in cui venne arrestato. Come vi ho detto, in carcere Raffaele Cutolo poteva contare su un esercito di uomini che era disposto a dare la vita per lui e difficilmente poteva subire un attentato da parte di altre organizzazioni criminali. Invece Salvatore Riina era il capo dei capi della più potente organizzazione criminale che c'era a livello mondiale in quel periodo e la forza dei Corleonesi si vedrà nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Chissà se quei due fossero stati amici, cosa avrebbero combinato insieme. Allora ragazzi, il video termina qui. Lasciatemi un messaggio sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. Mettete un like al video se il video vi è piaciuto. E soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Allora ragazzi, io ora vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!